glielo spiego a sti buzzurri. Oh mio Dio. Fair play. Ah, fair play. Fair play. Sandro ha un montaggio bellissimo, molto dinamico, mi piace davvero tanto il video che ha fatto. Questa bella ripresa è della palestra dove io mi alleno quotidianamente con i miei compagni di avventura. Tutti cari fighter Muay Thai, per togliermi qualsiasi dubbio sono venuto fino qua, fino a Nizza in Francia, perché qui un mio amico Angelo mi dimostrerà che si può applicare. Già il fatto che utilizziamo il termine amico vi fa capire il contesto. Tutti gli sport a combattimento come può essere la kickboxing, Muay Thai, MMA. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti a Nizza. Grazie Sandro per essere venuto. C'è del sole, meglio di stare dove sto io a Torino che nevica. Ma sì, io ti ho invitato perché ho visto che nel tuo canale avevi già affrontato 2 volte questo maledetto sistema. E Wing Chun comunque è una delle cose che fa parlare di tutto, ma a me piace, quindi prima di tutto scrivete già qua sotto la vostra prima impressione dopo esservi iscritti. Io la ricerca che sto facendo è quella di provare a decodificare questo sistema che è stato troppo strutturato, è diventato quasi una roba da marionette del teatro, e ritrovare un po' l'essenza del sistema nel combattimento, le distanze che è capace di coprire, i movimenti che utilizza per fare certe cose, come utilizzarlo dentro un ring o dentro una gabbia. E secondo me, per far capire meglio il tutto, dovremmo chiamare un fighter. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Te ne ho portato uno buono, Thomas Lanteri. Thomas, campione di io ti ho portato lui. Non parla benissimo l'italiano, lo capisce molto bene, le origini ci sono. Guarda, neanche io parlo benissimo l'italiano, essendo sardo io. Lui arriva dal karate Shotokan tradizionale, è arrivato a trovare un'applicazione efficace e funzionale pratica negli sport da combattimento. Quindi ragazzi, cioè, meglio di così, cioè, ora sono veramente curioso di vedere come viene applicato, perché tutti quanti siamo scettici nell'utilizzare un qualcosa che vada fuori dalla nostra sfera. Chiaro. Proveremo a farti vedere qualcosa. Io dal canto mio, grazie al loro aiuto, sto mettendo in pratica il mio Wing Chun nelle MMA e proveremo a farti vedere un po' di tutte e due, un po' le salsa completa made in Fit for Fight dojo. Fino a terra o solo fino alla parte in piedi? A terra non ci va, anche se riscopriamo in altre arti marziali, discipline marziali come il Brazilian Jiu-Jitsu per esempio, o anche in alcuni passaggi della lotta a terra, i principi li troviamo anche nel Wing Chun, quindi i principi sono universali, diciamo, però il Wing Chun lui si specializza in 2 distanze, 3 delle 6 distanze del combattimento. Perché alla fine sono 6 distanze. Qui anche, come vedremo dopo, la scelta registica di Sandro è stata quella di tagliare un pezzo dove avevamo anche fatto un passaggio al suolo. Io che non sono skillato come lui alla lunga distanza, il mio scopo quale sarà? Sarà provare a chiudere la distanza, ma se dobbiamo ragionare solo con il Wing Chun non sarà una chiusura in stile lottatorio, sarà una chiusura in stile Wing Chun. Andiamo a vederlo insieme. Il suo scopo è tenermi lontano, io non mi faccio avvicinare, cerco il contatto con le braccia, non gliene lascio mai e poi iniziamo con le percussioni. E nello stesso tempo sono costantemente in pressione su di lui. Classico da MMA, lo troviamo tantissimo. Nel Wing Chun abbiamo tutto questo, è il cavallo che noi utilizziamo, sono posizione di base di Wing Chun. Quando arrivo ad avere un contatto con lui, il nostro giro nel sistema mi permette di avere pressione. Certo che lui non sta lì a prendersele. Quando io e Tomà ci siamo conosciuti, lui ha amato la mia lotta, e solo che io non avevo mai fatto lotta in vita mia. Era la lotta nel senso nello scramble, cioè quello, non la lotta in sé, ma l'arrivarci, nel senso come muovere le braccia. Arrivare a quel punto lì l'ha trovato interessante e questo a me mi ha fatto piacere, perché vuol dire che il mio approccio al Chisao e al combattimento nel Wing Chun era buono. Tu hai la tua è già una guardia diversa dalla sua, no?
però siamo sempre qua. Beh, vai, tu fai quello che devi fare, io devo fare attenzione a quello che tu fai, e poi a un certo punto io proverò, cercando di tenere sempre la pressione più possibile. Okay. Vedi, provo, se sento la tua gamba che scappa, provo a recuperarla. Il Wing Chun mi aiuta qui, nella fase di Arrivare fino a quel momento lì, perché poi una volta qui, sì, qui è scramble puro, cioè qua è MMA, grappling, mi muovo sulla gabbia, chi è più bravo esce. Ma Però qui- è il movimento da lì a là. qui questa zona qua, la terza forma, il manichino di legno, hanno tutti questi concetti qua, li trovi là dentro. Ok, che molti fighter di MMA utilizzano anche queste cose qui, non solo, anche perché tutto può aiutare, qualsiasi cosa, situazioni di stress, la prima cosa che ti viene in mente più facile può aiutare, può essere questa come può essere, che ne so, una gomitata. Cerchi il contatto. Lo tocco? Col tuo Con oggetto. questo? Sì, cerchi un po', guarda, come se stiamo, senza proprio andare a cercare diretto, perché se cerchi diretto io lo so e allora vado di riposta, no? Anche tu te la giochi un po' come me, io proverò ogni tanto, boom, ti levi, tutto quello che vuoi, a un certo punto mi prendi il tempo, quando questa spalla qua, questa parte qui, il motore e la gamba dietro, spingi col tuo gomito qua. Ah, vado a spingerti in questo modo dritto per dritto. Oh, bello! Mi hai anche fatto girare. Quindi, come tecnica del Wing Chun, linea retta questa. C'hai no? questa linea retta Qui presa da dal qui contatto. vado a spingere. Ok. Benissimo, tieni pressione, io non ce la faccio. Se non tieni pressione, io riesco a riprendermi la Ok. distanza. Ok. Se tu tieni pressione, non riesco. Come mi lasci un po', perché la tua testa si va a concentrare su un altro lavoro, io mi riprendo subito la distanza. Ok. Da questo punto qua, io posso recuperare, anche se tu sei sotto, io posso recuperare la distanza che mi serve per bloccare, per allontanarmi, per farlo passare. Secondo me in questa siamo così, no? Sì, tu eri arrivato così, mi davi pressione. Poi a un certo punto hai smesso di darmi pressione e lì mi hai dato l'opportunità di fare questo. Ok. La mia idea è che Vai, in questa te lo lascio posizione qua. fare. No, vai. Quindi da qui Sì. tu ti liberi. Sì, Bueno, mira, escúchame, cha, cha, cha. Ay, escúchame, cha, cha, cha. Sin amar. E io riprendo subito la distanza. Ah sì, comunque. sì, c'è. Beh, vai, con il gomito un pochino più di difesa ce l'ho, Sì, ma perché ti cioè, seguo, no? la mia idea è che Ma se dura un io secondo, Sì, è proprio di beccare il frangente, perché qua se io lascio Ah sì, certo. e rientro. Certo. Oh, non ti dico che è la soluzione, ti dico che è una cosa interessante da usare. Sì, potrebbe aiutare. Sì, la mia idea è che secondo T'aiuta a me guadagnare un secondo nell'azione che devi fare per il toglierti, tuo- nell'azione che devi fare per... secondo me il tuo problema in questo momento, in questo frangente qua, quando sei qua, è come poi ritorni così. Questa posizione qua, che secondo me nelle mie mani non può servire tanto perché sei un po' troppo aperto. Ah beh, perché ho paura che tu mi... Sulle mi gambe, la certo, bolleggi. certo. Ci sono molte probabilità che se uno è bravo, io non sono bravo ancora, se no avrei battuto McGregor. Però in quella posizione lì, se uno fa i soliti tentativi sopra sotto, prende il buco e tu stando largo così cade a terra quasi subito. Però sì, questa cosa di protezione è classica del grappling. Esatto. Trovi sempre la distanza e poi Quando andiamo per terra. Anche qui alcuni volponi hanno detto ma tu ti muovi troppo lentamente rispetto a loro. Beh, vorrei vedere, io sono almeno 3 categorie sopra di loro. Partire ancora un minuto, Beh, cosa dire ragazzi, qua è inevitabile vedere il rispetto tra due sportivi di buonissimo livello che
si incontrano per la prima volta, se la ridono, si divertono tra di loro, due generazioni differenti, come io sono una generazione distante anni luce da loro, ma vedete, è così che si gioca, è così che si cresce, è così che ci si allena, altro che orgoglio, altro che in strada è diverso, altro che tutte le belinate che sentite dire in giro. Guardate qua che bellezza. Poi il tempo finisce e poi si tirano le conclusioni. Io ad allenarmi con Tomà, questo ragazzo molto talentuoso, mi diverto come un matto. Ogni tanto riesco a farcene entrare qualcuna, ma mediamente me le suona. Ecco qui, prima di continuare, giusto per rinfrescarvi la memoria. Io lo spiego a sti buzzurri. Ho un'idea. Fair play. Ah, fair play. Fair play. Quando Sandro mi chiese se mi era piaciuto il montaggio del video, io gli dissi sì, però un peccato che avesse tolto questa sequenza dove gli davo una scarica di pugni contro il muro, che avrebbe un po' equilibrato il finale dove quasi mi strangolava. E purtroppo il tempo era quello che era. Lo sparring è sempre lo sparring.
poche parole, lui ti aiuta a trasformare il tuo Wing Chun in qualcosa di funzionale nel settore combat, nel senso, se tu vai in una gabbia, se vai su un ring, come utilizzare il tuo Wing Chun al meglio per aiutarti a uscire da situazioni che sul ring si trovano sempre. Lui a volte, io mi trovo nella lunga distanza per esempio con lui, no? E lui nella lunga distanza ha tanto da insegnarmi, perché io ho fatto kickboxing negli anni 90 e quindi lui mi ha ridownato tantissime cose, mi sta dando ancora cose nuove, però è il primo a non farmi andare solo nel suo gioco, è il primo a ricordarmi sempre: oh, guarda che devi entrare, oh, guarda che tu devi accorciare la distanza, oh, guarda che non puoi essere veloce come me, devi accorciare la distanza, approfitta del tuo peso, approfitta dei tuoi angoli, approfitta della tua struttura che è forte, della tua C'est pressione. vraiment qu'il utilise son Wing Chun, l'adapter dans le côté combat, MMA, etc., sur le pied-point. C'est vraiment qu'il utilise sa base de travail pour l'emmener sur une base de compétition, de combat, avec ce qu'on peut lui apporter. Et c'est vraiment sa base, et on rajoute des choses. Au final, c'est comme si on prenait un jiu-jitsu brésilien qui veut faire du MMA et qu'on lui apprend la boxe. C'est exactement la même chose. Beh, perché se vuole arrivare al suo Brazilian dovrà passare prima per i calci, poi per i pugni, e poi per la lotta, e poi arriverà al E infatti è questa la cosa che mi ha veramente incuriosito, perché sei uno dei pochi che pensa in questo modo qua, come l'etica del canale, prova tutto muori, no? Informati, cerca di utilizzare quello che sai usare meglio per migliorare la tua performance, però non ti focalizzare che quello che fai tu è la cosa migliore, perché non esiste un qualcosa di migliore. Però proprio questa cosa qui, che in confronto a tantissimi altri che sono legati al Wing Chun tradizionale di 7000 anni fa, quando uno pensi, capo, 7000 anni fa a oggi non c'è neanche internet 7000 anni fa, quindi un po' di cose sono cambiate e sono rimaste legate a quella cosa lì, quando è più giusta la tua mentalità di evolversi, utilizzare le tue basi, le tue tradizioni, quello che vuoi, però ti adatti e ti evolvi passo passo, da tutti si può imparare. Questa è la cosa fondamentale, la cosa che mi piace di più. puoi trovare un senso a quello che studi, se no è come studiare una bella cosa ma fine a se stessa. Sì, non sì. puoi dire che con quella cosa lì sei capace di andare a picchiare tutti per strada o andare a fare un combattimento sportivo. Stai mentendo a te, stai mentendo e stai vendendo della fuffa alla A gente. chi viene. E infatti il problema principale è anche questa roba qua del business che c'è dietro, Esatto. perché lo vendono come difesa personale, quando sappiamo benissimo, per esempio, Floyd Mayweather è stato picchiato da 50 Cent. Quindi quando un pugile imbattuto prende schiaffi da un rapper, si capisce che c'è un errore di fondo, che non esiste l'arte perfetta che dici che con quella hai più skill hai, più hai possibilità di poterti salvare. Io vorrei dare ancora un po' di importanza a lui. Lui si chiama Thomas Lanteri, è un giovane di 21 anni 21 anni. che ha già un palmarès della Madonna, e così giovane, se hai la testa giusta, il suo karate l'ha contornato di buone nozioni al suolo, buone nozioni di lotta, buone nozioni di... Buoni lotta. Vabbè, dai, va bene. Il giusto. Beh, il giusto per accaparrarsi un sacco di incontri e qualche bel titolo. Sono felice perché è una mentalità, quella che avete voi, che ho io da quando ho iniziato a fare sta roba qui e da quando ho iniziato a combattere. E sono felice che non sono l'unico coglione che ha questa mentalità e poi la portate avanti e la portate avanti anche bene. Quindi Siamo geneticamente modificati perché siamo 3. esatto.